Non mi sono resa conto da sola di avere questa difficoltà nel guardare negli occhi le persone e me lo hanno fatto notare gli altri, dicendomelo oppure etichettandomi come maleducata, ineducata, irrispettosa o dicendomi la classica frase non mi fido delle persone che non mi guardano negli occhi. Io ovviamente non accorgendomene ho iniziato a farci caso dal momento in cui hanno iniziato a dirmelo più persone. Per quanto mi riguarda ho più facilità a guardare negli occhi il mio eventuale partner e da che ho memoria della mia vita è l'unico momento in cui riesco a farlo abbastanza spontaneamente. Oppure se sono particolarmente arrabbiata, nel senso se mi arrabbio in un modo particolare, ecco, non in tutti i modi, non tutte le volte in cui mi arrabbio, anzi, a volte guardo ancora più in giro. Ho provato per anni a guardare negli occhi le persone sforzandomi, vivevo questa cosa con un'angoscia pazzesca e con la paura di non riuscire poi a farlo, perché quando io non lo faccio non me ne accorgo. Ho poi trovato un escamotage, ovvero quello di guardare altre parti del viso, come la bocca, il naso o questa parte. Ma nello stesso tempo mi portava comunque difficoltà. Poteva sembrarmi più semplice fino a un certo punto, poi era come se non riuscissi neanche a mantenere lo sguardo fisso in quella parte del viso. Nel momento in cui io guardo in giro, semplicemente mi concentro di più, immagino meglio quello che devo dire e quando qualcuno mi parla, per me guardare in giro non è guardare l'albero piuttosto che l'altra persona che passa, ma è proprio focalizzare meglio quello che mi viene raccontato. Nel momento in cui guardo la persona negli occhi è come se diventassi sorda, praticamente. Sì. E un'altra cosa che devo aggiungere è che è vero che spesso quando qualcuno mi parla o io sto parlando e guardo da un'altra parte, magari noto qualcosa, interrompo il discorso esclamando qualcosa a riguardo di un dettaglio intorno a me che ha attirato la mia attenzione, ma non mi distrae da quello che sto pensando, da quello che sto ascoltando o da quello che vorrei dire. Proprio per niente, non mi distrae, mentre spesso questa cosa è stata interpretata come distrazione o poca attenzione e poco rispetto nei confronti della persona o delle persone davanti a me. Ciao, sono Gianita Moleia, ho 24 anni, sono autistico. Fino a 9 anni non riuscivo a parlare e non riuscivo a guardare gli occhi delle persone perché mi agitava. Mia madre mi ha insegnato a parlare e mi ha insegnato a guardare i suoi occhi mentre parlavamo. Ci siamo allenati ogni giorno per tanti anni, per ascoltare, per capire, per comunicare e guardare. Ho bisogno dei miei tempi, altrimenti me ne vado altrove. Oggi riesco a guardare gli occhi delle persone mentre parlo, ma mi dà ancora fastidio rispondere alle domande. Il contatto oculare per me è una cosa così intensa che non riesco a fare altro se guardo una persona negli occhi. Infatti, a me piace tantissimo stare in contatto oculare con mio marito. Tantissimo, mi perdo completamente dentro il suo sguardo e arrivo in mondi lontanissimi. Ma certamente se devo tenere questo contatto di occhi mentre sto discutendo di qualcosa o sto portando la mia opinione o sto ascoltando una lezione, il contatto è impossibile, perché o tengo il contatto d'occhi o sto attenta, o tengo il contatto d'occhi o parlo. E quindi
Per me è stato difficilissimo, per tanti anni della mia vita finché non ho scoperto di essere autistica e ho finalmente dato un nome a questa mia difficoltà. Ricordo che all'età di 40 anni circa ho fatto un corso di consapevolezza personale e mi hanno insegnato a guardare negli occhi. E quindi lì ho capito come dosare questo sguardo, che cosa volevano da me in pratica le persone che mi chiedevano guardami negli occhi. E quindi ho imparato a guardare per esempio un punto qui in mezzo, oppure guardare le labbra della persona, seguire il labiale, è bellissimo perché la persona vede che tu sei attento, ma tu non lo stai guardando negli occhi, guardi il movimento delle labbra. E per me questo è particolarmente utile perché riesco a stare più attenta, guardo e ascolto. Lo stereotipo dell'autistico incapace di guardare negli occhi mi sta un po' antipatico. Da un lato mi ricorda un po' una sorta di scaramanzia da pensiero magico, non guardi negli occhi perché gli occhi sono lo specchio dell'anima. Dall'altro, quando poi un autistico non ha questa grande difficoltà a riguardo o comunque trova il modo di farlo, c'è chi rifiuta l'idea che sia autistico. Io personalmente, quando parlo con qualcuno, ricevo pressoché senza filtri gli input sensoriali dall'ambiente, gli input emotivi a seconda del contesto e della relazione, poi penso e visualizzo i ragionamenti sul discorso, elaboro le parole dell'altro e in tutto questo a me di guardare negli occhi non viene. È un linguaggio non verbale che non mi appartiene, quindi io devo ricordarmi di farlo. Quindi ok, ti guardo negli occhi, per quanto? Perché fissare è inquietante, quindi cosa faccio? Conto fino a 10, poi magari noto anche che cambiano le espressioni del viso, anche quello è un linguaggio in cui non sono perfettamente a mio agio, risultato non ho capito benissimo il discorso e faccio più fatica a comunicare perché la mia attenzione è rivolta a troppe cose contemporaneamente, ansia. Quello che faccio io è guardare attraverso, quindi mi rivolgo genericamente verso il viso del mio interlocutore, ma non focalizzo. Un'altra cosa che faccio è di pormi a tre quarti e questo lo faccio soprattutto se sto ragionando molto e mi è un po' meno difficile con le persone che conosco molto molto bene perché conosco il loro personale linguaggio del corpo e quindi diciamo che ho una distrazione in meno.